Salve a tutti. Vorrei parlare della depressione e del suicidio. Non è un argomento molto carino, però alcuni sono interessati e qualcuno me l'ha chiesto, perché magari non fino a conseguenze così estreme, ma diversa gente soffre di depressione. E vorrei spiegare cos'è la depressione. Allora, iniziamo col dire che per vivere noi abbiamo bisogno di energie e le nostre energie derivano da ciò che assimiliamo con il corpo, ma anche da ciò che assimiliamo con la nostra anima. Diciamo che il contatto con l'ambiente e con i nostri ricordi ci forniscono un certo numero di emozioni. Le emozioni sono la benzina della nostra macchina umana. Noi, attraverso le emozioni, otteniamo la forza per vivere. Se le emozioni sono troppe, non va bene. Se sono poche, non va bene lo stesso. Le emozioni, se le emozioni calano, c'è una ragione. Vi faccio un esempio. Quando noi siamo bambini, le emozioni troppo negative le cancelliamo. È una caratteristica della nostra razza. Noi cancelliamo da piccoli le emozioni negative, per cui non ci ricordiamo quello che ci è successo nell'infanzia, mettetelo bene nella capocina perché è così, e almeno non ci ricordiamo le cose sgradevoli. Possiamo ricordarci alcune cose sgradevoli, però altre sicuramente le rimuoviamo, come diceva Freud. Perché? Perché dobbiamo crescere e dobbiamo buttarci alle spalle delle cose, perché se rimanessimo fissati a quei brutti ricordi non ce la faremmo ad andare avanti. E poi da adulti la cosa cambia. Allora, quelle cose che noi abbiamo cancellato e abbiamo buttato nell'inconscio e le abbiamo tappate sono delle parti di noi emotive che una volta tappate ci tolgono energie, nel senso che una nostra parte energetica l'abbiamo tappata. Quindi più cancelliamo, più rimuoviamo, meno energie abbiamo. E siccome le energie mentali sono legate a quelle fisiche, se noi non abbiamo energie mentali, finiamo col perdere anche quelle fisiche. E infatti, se vedete le persone depresse, non ce la fanno a sollevare i pesi, non ce la fanno a camminare a lungo, non ce la fanno a fare sforzi, sono abbastanza atoniche, diciamo, no? Allora, nella norma, diciamo così, l'essere umano cancella una certa parte dei propri ricordi di infanzia, rinunciando a una certa parte delle proprie energie, però non tanto da costituire un problema. Se però l'infanzia è stata estremamente pesante e se la persona è stata estremamente sensibile, quindi più portata a cancellare perché altrimenti non sostiene lo stress, questa, la parte che viene cancellata, diventa molto forte, diventa notevole. La parte di energie cancellate diventa notevole, per cui noi ci deprimiamo, cioè ci vengono a mancare molte energie, andiamo giù di tono. Allora, quindi la depressione, a qualsiasi grado sia, dipende da cose che sono state tappate nell'inconscio, cose evidentemente non gradevoli, per cui per uscire fuori da questo problema, da questo stato d'animo, è necessario andare a ritirare fuori le cose che sono state tappate, chiuse nell'inconscio.
L'estrema depressione può condurre anche al suicidio, ma qui c'è un discorso particolare da fare, ed è che una persona prima di arrivare al suicidio deve avere una vita veramente insopportabile, quindi deve avere dei ricordi atroci. Tempo fa una persona mi disse, dai libri che ho letto ultimamente, risulta che la maggior parte delle persone che si suicidano hanno subito un abuso da bambini. Risulta anche a me. Naturalmente è anche possibile che la persona abbia subito altri tipi di traumi, ma certamente un traumi molto forti. Faccio l'esempio, non so, degli usciti dai campi di concentramento, no? Come Primo Levi, eccetera, e che poi si è suicidato, poverino, perché non riusciva a reggere un mondo così cattivo come quello che aveva conosciuto, no? Perché in tempo di pace noi non ci accorgiamo di come il mondo può essere cattivo, in tempo di guerra sì. E di fronte alla cattiveria, alla mancanza di qualsiasi elemento di saggezza, di tutela, di dignità, dove tutto viene ucciso, dove c'è il gusto del vedere la sofferenza degli altri, come stare all'inferno, e allora veramente viene voglia di morire e diventa difficile anche vivere nel mondo in tempo di pace, perché ormai conosciamo l'altro aspetto del mondo. La depressione si manifesta in genere, si manifesta anche nei ragazzi, ci sono ragazzini depressi fin da piccoli. In genere sono quei figli che non hanno voglia di fare niente. E allora i genitori dicono: non ti va di fare la stanza, non ti va di farti il letto, non ti va di pulire la tua stanza, non ti va di studiare, non ti fa di fare niente, sei pigro. No, quel ragazzino sta male. La pigrizia non esiste. Esiste la depressione. E in genere la depressione, quando non è molto acuta, si presenta con la noia. Mi annoio, non so cosa fare. Mi annoio perché non sono a contatto con i miei sentimenti. Chi si annoia perché non è in contatto con se stesso. Disse una volta una persona, era un professore, ricordo, chi si annoia perché non riesce a trovare quello che cerca. Non è vero. La noia viene da una separazione dall'anima, da un distacco, dovuto ovviamente a un desiderio di staccarsi dalla propria sofferenza. Non è che uno si diverte a staccarsi, E allora viene la depressione, allora viene il mettersi davanti alla televisione e lasciarsi scorrere tutti i programmi, oppure stare a letto e dormire, o stare sul divano senza fare niente, che è molto triste. E allora quando i genitori vedono i figli così dovrebbero chiedersi perché sono depressi. Il fatto è che spesso neanche loro si accorgono di essere depressi. Quindi la depressione è una carenza di emozioni, siano pure negative, però è una carenza. E il suicidio è, non è vero che sia la morte, com'era non è vero che sia la morte il peggiore di tutti i mali, ma il sollievo dei mortali perché è stanco di soffrire, vero? Ci sono persone che si drogano, che bevono, che si rifugiano nelle cose più azzardate,
che cercano di non vivere nel presente, che cercano di non vivere nella realtà perché non ce la fanno. E perché sono depressi. Ci sono poi persone che, non sopportando di deprimersi, cercano di sollevarsi, di euforizzarsi, e allora diventano molto esaltate forse è una parola esagerata, però un tono eccessivamente giulivo, non so come dire. E allora sembra che si sono fatte la coca, sono sempre su, no? Di tono, e a volte sono delle persone che invece soffrono di depressione e si tengono su perché rifiutano di deprimersi e giocano e scherzano su tutto, no? Non hanno paura di nulla, però se poi gli succede qualcosa di grave nella vita piombano giù e si rendono conto di essere stati fuori dalla realtà. Il guaio dell'umanità è che o sta sotto le righe o sta sopra le righe, o si deprime o si euforizza, in genere si deprime. Un po' tutta l'umanità soffre di depressione e per cui cercano sempre di compensarsi con qualcosa. Perché soffre di depressione l'umanità? Che soffra di depressione è vero. L'umanità cerca continuamente di compensarsi, si compensa con un amore, si compensa col sesso, si compensa comprandosi i vestiti, le borse, eccetera, si compensa giocando d'azzardo, si compensa facendosi gli amanti, si compensa mangiando in maniera bulimica, si compensa facendo scommesse, l'ho detto, si compensa facendo gli sport estremi, facendo le corse delle automobili, rischiando la vita, vivendo di notte anziché di giorno, eccetera, eccetera, eccetera. La gente si compensa del male di vivere. In genere quello di cui soffriamo è il nostro male di vivere. Il male di vivere altrui lo vediamo molto dopo, quando abbiamo risolto il nostro, allora ci accorgiamo di quello degli altri, che non è carino. Quindi noi siamo quasi tutti un po' depressi perché in fondo poche sono le famiglie che accolgono i figli. E ripeto, i genitori sono figli a loro volta, per cui soffrono di quello che hanno sofferto da piccoli, no? Anche loro, non è che sono un'eccezione. È difficile che un figlio infelice diventato grande possa essere così felice con i figli, no? Perché non è una cosa che va a comando, una levetta che giro, eccetera, eccetera. Per cui difficilmente poi riesce a stare appresso a una cosa così bizzarra come è un bambino, no? Perché il bambino non è razionale, c'ha un sacco di inventiva, c'ha un sacco di bisogni, ha un sacco di desideri, ha un sacco di domande da fare, no? E bisogna essere sereni per poter accettare tutto questo. E questa serenità c'è difficilmente nel nostro pianeta, nel pianeta Terra. Per cui spesso i genitori piazzano i figli davanti alla televisione e vengono anche molto rimproverati per questo, no? Ecco i figli parcheggiati, i figli. Ma se i genitori sono infelici, che devono fare? Il che non toglie che i figli sono incazzati neri coi loro genitori, ed hanno ragione anche loro, ma ogni figlio può essere incazzato nero col proprio genitore, capisci? Perché se non si rompe questa incapacità di capire,
è sempre una generazione che va addosso a quell'altra e si perpetua come generazione su generazione, tutte infelici. La depressione fa passare la voglia di fare le cose e la gente gli dice è perché non hai volontà, è perché non hai la voglia, è perché non vuoi. La depressione toglie la voglia, cioè nella depressione diventiamo incapaci di usare la nostra volontà, non ce l'abbiamo più la volontà. E quindi non possiamo fare cose che richiedano una volontà. Sul suicidio c'è stata una condanna ferocissima da parte della Chiesa perché solo Dio può decretare il momento in cui io muoio, cioè con miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi, eccetera, 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 di esseri viventi che stanno nel cosmo, conosciuto e sconosciuto, Dio va a decretare il giorno in cui io devo morire. Ce n'era altro. È incredibile, no? E quindi è sottrarsi alla volontà divina. E quindi se io sto male e voglio togliermi dal mondo perché sto troppo male, non lo devo fare, perché Dio non vuole. Ma che è? Una carogna. E quindi l'uomo non ha possibilità di sottrarsi al dolore, insomma, non neanche suicidandosi. Chi si suicida spesso viene considerato come un pazzo, perché noi mal comprendiamo quelli che soffrono. Chi si suicida perché sta male. Allora gli altri dicono, ma perché stava male? Che gli mancava in fondo? C'aveva i genitori, c'aveva i soldi, c'aveva questo, c'aveva quell'altro. Sono viziati questi figli. State attenti a quando parlate degli altri. Interrogatevi sul mondo della sofferenza che è talmente ampio. Parlate di chi soffre con il dovuto rispetto. Chi si suicida è una povera creatura che non ce la faceva più a vivere, non ce la faceva più a stare male. Va rispettato e ci si deve anche dolere che nessuno sia stato in grado di aiutarlo, anche se effettivamente era difficile poi. Non criticate mai ciò che non conoscete, perché c'è tanto dolore in questo mondo. Credo che chi sta male, sta molto male, abbia tutto il diritto di sottrarsi al dolore. Abbia il diritto di sottrarsi al dolore mediante le droghe, mediante l'alcol, mediante il suicidio o qualsiasi altra cosa, perché fa male solo a se stesso, non fa male a nessuno. Il tentativo di togliere la sofferenza con una cosa che fa molto male fa capire quanto forte era quel dolore. C'è a volte un odio addirittura della gente contro coloro che si drogano, che si alcolizzano o che si suicidano, no? Vengono visti come esseri con poca volontà, no? Come esseri inferiori, come esseri troppo fragili o troppo stupidi. Ogni volta che vedete qualcuno che agisce così, dicetevi,
ditevi, dicete a voi stessi, dicete in cielo, ditevi che quella persona che fa quei gesti così disperati potevate essere voi, perché dentro ognuno di noi c'è la stessa cosa, potevamo noi capitare in quella sorte. Così come quando vedete qualcuno che dorme per terra perché non ha una casa, dovete dirvi, potevo essere io lì. Non è una razza diversa, è sempre la razza umana. Fate cadere gli schemi dalla vostra mente. Facciamo cadere gli schemi dalla nostra mente. È un mondo già pieno di dolore, senza che ci mettiamo un carico. Se una persona è depressa, poco potete fargli. Se non parlargli del meccanismo che li affligge, cioè del fatto che stanno rimuovendo qualcosa. Però ci sono persone che preferiscono starsene tutto il giorno sul letto che non rivivere il male che in qualche modo adombrano dentro di loro. Anche questo è rispettabile. L'importante è che non pensiate che chi si suicida l'abbia fatto per debolezza di carattere, che è una cosa atroce da dire. L'ha fatto per sfuggire al suo dolore. E nessuno ha il diritto di criticare. Per tirare fuori quel passato doloroso ci vuole coraggio e non tutti ce l'hanno, non tutti ce la possono fare. Non è una questione di volontà, è che della gente non ce la fa proprio ad aprire il proprio dolore, perché se lo fa è come se si sgretolasse. Quindi chi si rifiuta di farlo, di andarlo a vedere, non deve essere anche lì condannato, perché ognuno di noi ha le sue possibilità. Vedete, per vivere e stare bene ci vuole pochissimo. Io per esempio dietro di me questa sera, e da questa parte, c'è un cielo per vinca. Da quando ero bambina che non vedo più il cielo per vinca. Il colore per vinca è questo, quello che vedete dietro di me, alla finestra. È un colore bellissimo. Che può essere godibilissimo, uno spettacolo. Ma per vederlo bisogna stare bene, perché se io sto male, sai che mi frega a me il cielo per vinca? Lo so benissimo perché io ho conosciuto l'altra dimensione, è questa. E quando si sta bene con il dentro, con il passato, basta pochissimo per stare bene. Basta un colore inusitato, particolare, basta un bel fiore da vedere, basta una scena anche su un computer, basta una piantina, basta
una creatura, un animaletto, un bambino, una persona, una telefonata cara. Tante piccole cose possono far star bene, se stiamo bene. Se stiamo male facciamo 1000 cose per stare bene, ma durano poco. Dopo un po' passano e stiamo male di nuovo. La depressione è molto diffusa nell'umanità perché noi viviamo in un essere, viviamo in un'era in cui la depressione è di casa, perché noi ci siamo sempre più mentalizzati e man mano che ci mentalizziamo noi chiudiamo le nostre emozioni dentro. La mente condizionata è come una cittadella che ci chiude, ma ci separa dagli altri, ci separa dal mondo. Se noi ci chiudiamo nella cittadella perdiamo energie, non soffriamo, ma neanche siamo contenti, perché non sentiamo. Se facciamo una strada non di spiritualità, di terra direi, una strada di consapevolezza terrena, noi riusciamo a stare bene veramente con poco, perché tutto ci può emozionare. Mentre quando stiamo male abbiamo bisogno di forti emozioni per sopravvivere, perché le altre non le sentiamo. Il suicidio è un tentativo di fermare il dolore. E allora anche le scuole esoteriche sul suicidio ne hanno dette di tutti i colori, perché in fondo siamo cattolici, ci siamo vissuti in mezzo. E allora chi si suicida rimane a lungo accanto al proprio corpo perché non si regola, non sa quello che è successo? Certamente no, perché allora questo ce la può avere come sensazione chi è morto all'improvviso con un colpo apoplettico, con un ictus che gli è arrivato al cervello, eccetera, eccetera. Chi si suicida sa benissimo che si suicida. E non c'è nessun inferno per chi si suicida. E c'è anzi una parte generosa, pietosa dell'umanità, delle anime vissute, che in genere vanno ad accogliere. E che sono molto meglio spesso delle anime umane che le seguono, no? Perché se in famiglia si sono suicidati, certamente quella famiglia non è stata ottimale, o almeno magari un membro di quella famiglia gli ha fatto molto del male, magari l'altro membro non lo sapeva. Quindi non condannate chi si suicida e non raccontino idiozie le scuole esoteriche, perché in fondo sono imbevute di messaggi dottrinali cattolici. Ora ci mancherebbe pure che una persona che si suicida deve pure pagare perché si è suicidato. Questo contrasta con qualsiasi sentimento di, non so come dire, ma di benevolenza elementare. Non si può dire a una persona che si è suicidato, sì, ma hai sbagliato, adesso vedrai pure. Cioè gli volete togliere anche quella possibilità di sottrarsi al dolore? Che tentiate di farlo quando è vivo, sì. Ma non è il fatto che facendolo disperare e non gli date nessuna chance lo aiutate, perché quello si deprime ancora di più, povero disgraziato.
Allora, spesso noi non ci rendiamo conto di quando una persona sta per suicidarsi, perché non vediamo. La famiglia per prima non vede. Spesso noi giudichiamo gli altri perché non li capiamo. E non li capiamo perché non sappiamo identificarci negli altri, non sappiamo metterci nei loro panni. Non pensiamo che l'altro possiamo essere noi, che è un caso. È un caso che io non sono quello che si suicida, potevo esserlo, lo sarò stato. Chissà quante volte lo sarò stato. Qui verrebbe da rispolverare la passione buddistica, no? La compassione. La compassione buddistica per cui si prova compassione per tutti. L'unica cosa è che il Buddha non aveva avuto la stessa compassione nei confronti delle donne, no? Perché le donne non potevano farsi neanche monache, perché erano una razza inferiore. E allora lì non avevano avuto compassione in povere disgraziate che non c'entravano niente, che le donne sono state sempre vessate per il fatto di essere donne, solo per compensare le paure dell'uomo, che a sua volta è anche un'altra vittima, sia chiaro. Quindi il suicidio non c'entra nulla con la consapevolezza o non consapevolezza dell'essere, perché io posso essere anche consapevole, adesso parlo per assurdo, se io devo andare in guerra, non voglio ammazzare gli altri, a un certo punto mi suicido e dico vabbè, io non voglio ammazzare, non voglio essere ammazzato, non voglio vedere questi orrori, mi suicido. È anche comprensibile, perché no? In genere però chi si suicida è perché ha dei dolori dell'anima, il fidanzato o la fidanzata che vengono lasciati, il ragazzino che è stato bocciato a scuola, che in realtà ha altri dispiaceri, altre sofferenze, no? E quello è il culmine, e poi dicono ma come si fa a suicidarsi per essere stati bocciati a scuola? Quando la vita è tutta una bocciatura si fa il come. Abbandonate i pregiudizi, cercate di capire che è difficile capire gli altri, quindi pensate anzitutto che non li avete capiti, è un buon inizio per tentare di capire. Un saluto a tutti, arrivederci.